Mi chiamo Fabrizio Troilo, sono coordinatore dell'area ricerca della Fondazione Montagna Sicura di Courmayeur. Il 2025 è stato proclamato dalle Nazioni Unite Anno internazionale per la conservazione dei ghiacciai. La Fondazione Montagna Sicura, in collaborazione con il Forte di Bar, Regione Autonoma Valle d'Aosta e ARPA Valle d'Aosta, hanno messo in piedi alcune iniziative specifiche. Noi, con il laboratorio di TEM dell'Università di Chambéry, abbiamo messo in piedi un'attività transfrontaliera, un'attività di ricerca scientifica sulla cima del Monte Bianco. La Fondazione Montagna Sicura si occupa in maniera particolare di ricerca e monitoraggio degli ambienti di alta quota. Nello specifico l'area ricerca ha un focus particolare nell'ambito del rischio idrogeologico proprio delle aree di alta quota. La cima del Monte Bianco ha un grandissimo valore simbolico e culturale, sia sul nostro lato italiano che sul lato francese, e questo ci ha spinto a iniziare a parlare di questa attività con i colleghi francesi. Da qui è nato poi questo progetto scientifico di monitoraggio della calotta sommitale del Monte Bianco. L'idea di andare a monitorare il punto più alto del massiccio del Monte Bianco è nata da osservazioni che si stanno facendo degli ambienti al di sopra dei 4.000 metri, non solo qui sul Monte Bianco, anche sul Monte Rosa e altri massicci, dove sembra che proprio negli ultimi anni, proprio negli ultimissimi decenni, i grandi cambiamenti che si vedono alle più basse quote sui ghiacciai, che tutti conosciamo, abbiano iniziato a portarsi anche al di sopra dei 4.000 metri, dove fino a qualche decennio fa ancora questo ambiente era stabile. Iniziamo a raccogliere dati oggi per iniziare a capire negli anni a venire se effettivamente una degradazione anche di questi ambienti glaciali di altissima quota sia iniziata e si stia protraendo. Oltre al lato prettamente scientifico si è unito anche un test tecnologico che si è voluto fare. Infatti, operando in quota, temperature molto basse, aria rarefatta, vento forte, abbiamo voluto provare strumenti come droni e georadar, che a quelle quote ovviamente possono avere problemi, e ci interessa proprio capire quanto e come possiamo operare in ambiente estremo. Mi chiamo Martina Lodigiani e sono una ricercatrice di Fondazione Montagna Sicura del progetto PNRR Agile Arvie. Il rilievo si è suddiviso in 2 giornate, la prima giornata dedicata ad un rilievo topografico, mentre la seconda dedicata al rilievo geofisico. Per il rilievo topografico è stato utilizzato un drone equipaggiato con 2 sensori, uno fotogrammetrico e uno LIDAR, per la creazione di un modello digitale della superficie della calotta. Per il rilievo geofisico è stato utilizzato un georadar, uno strumento che emette delle onde elettromagnetiche nel sottosuolo. Una volta raggiunte le rocce, queste onde vengono riflesse verso la superficie. Le onde rilevate ci danno informazione sullo spessore del ghiaccio. Con i dati raccolti è stato possibile elaborare un modello tridimensionale sia della superficie della calotta di ghiaccio che della superficie rocciosa che è presente al di sotto del ghiaccio, sotto la cima. La sommità in roccia al di sotto della cima del Monte Bianco è stata rilevata ad una quota pari a 4.786 metri circa. Questa è ricoperta da uno spessore di ghiaccio pari a circa 20-22 metri, e al di sopra di questo la cima effettiva del Monte Bianco è stata misurata durante la campagna a 4.807,3 metri. Il rilievo topografico non era mirato solamente a ottenere la quota della sommità, ma proprio a ricostruire tutto l'intorno della cima, con l'obiettivo futuro di poterne vedere e misurare le evoluzioni e i cambiamenti. Esiste una serie storica di misure della cima del Monte Bianco, da quelle più antiche fino alle misure più recenti, che invece sono fatte ogni 2 anni da geometri del Dipartimento dell'Alta Savoia. Questa serie mostra delle quote che nel tempo hanno delle variazioni piuttosto irregolari, ma negli ultimi anni sembrerebbe che possa essere iniziato un trend di graduale discesa, di diminuzione della quota della cima, cosa che andrà verificata, misurata proprio in futuro, partendo dai primi rilievi fatti adesso. Il fatto che a queste quote estremamente elevate, dove non si pensava che ancora il cambiamento climatico potesse avere un impatto,
ci fa veramente pensare all'entità del cambiamento che stiamo vivendo, e questo dovrebbe fare riflettere ognuno sul trend climatico che stiamo vivendo e alle soluzioni che si potranno trovare in futuro. Je m'appelle Xavier Caillol, je suis doctorant au laboratoire Editem et je travaille sur les évolutions de la haute montagne et la pratique de l'alpinisme. On a fait cette mission Mont Blanc parce que c'est déjà un haut lieu symbolique des Alpes avec le plus haut sommet d'Europe. C'est aussi un haut lieu de la pratique de l'alpinisme. Et c'était un lieu sur lequel j'étais déjà allé pour faire des relevés en 2022 sur l'arête des Bosses à la suite d'une série de crevasses qui s'étaient ouvertes. Donc là, pouvoir y retourner avec les amis italiens de la Fondation Montagne Sûre, avec qui on collabore dans le cadre du projet Prév-Risque Changement Climatique, c'était quelque chose qui nous tenait vraiment à cœur et qui faisait vraiment sens. Donc dans le cadre de cette mission, nous, on a fait des relevés au GPS différentiel. C'est un GPS très précis qui prend toute une série de points et qu'on arrive à recaler de manière très précise pour avoir la hauteur de la surface de neige exacte, qui permet ensuite de calibrer les modèles photogrammétriques ou LIDAR pour vraiment compenser toutes les déformations que les modèles pourraient avoir. Donc on a contribué avec les amis italiens là-dessus et on est très content d'avoir pu participer à cette mission. Ce qu'on voit vraiment dans cette campagne, et ce qui je trouve est le message un peu important au-delà de la donnée scientifique, c'est la coopération qu'on a eue avec justement les amis italiens et cette importance d'étudier ces milieux-là, que ça soit, là c'est un haut lieu de l'alpinisme, c'est un haut lieu de passage, mais c'est important en fait de toujours avoir ce regard d'un côté certes d'alpinisme, mais aussi d'un autre côté de scientifique pour pouvoir vraiment documenter ces évolutions-là et de le faire en coopération avec les voisins italiens, avec les voisins suisses ou tous ensemble entre scientifiques. Je trouve que c'est un message qui est assez fort et qui est assez important et sur lequel il faut qu'on continue à travailler, il faut qu'on continue à pouvoir avoir des coopérations internationales sur ce genre d'action.